Anche se non vi interessa un gasometro, seguite questo video perché è pieno di piccoli trucchi per il fai da te che possono interessarvi e essere utili anche per altre costruzioni diverse da questa. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Avete visto che ci siamo appassionati a fare esperimenti, produrre gas da vari materiali, però noi per andare avanti e fare cose sempre più interessanti abbiamo bisogno di raccogliere questo gas in qualche modo. Non possiamo comprimerlo perché è scomodissimo, è un impianto antipatico, ma costruiremo un gasometro, come quelli che vedete in certe aree industriali, che si vedevano perché ora stanno scomparendo, quei campanoni, le costruzioni grossissime a traliccio dove dentro c'è una campana che sale e scende. Allora, che cos'è un gasometro? Il gasometro è un contenitore, come sarà questo che utilizzeremo, dove dentro c'è un altro contenitore più piccolo che ci sta dentro, rivolto al contrario, con l'apertura in basso. Qua c'è uno schema, abbiamo questo qua che è il contenitore esterno e questo qua che è il contenitore interno, capovolto. Qua abbiamo due tubi, qua si può, per fare un perfezionamento, mettere una piccola campana e un peso sopra. Qua abbiamo del gas che entra da questo tubo. Cosa succede? Spinge su questo perché il gas è più leggero dell'acqua. Questo è pieno d'acqua. L'acqua, praticamente, questo qua sale, si riempie di gas, mentre prima era giù, c'era appena questo piccolo spazio, si riempie di gas e essendoci un peso sopra, se noi smettiamo di buttarci gas oppure continuiamo a buttarcene, ma utilizziamo il gas aprendo un rubinetto qua, il gas uscirà e la campana scenderà mantenendo una pressione circa costante al gas che esce. Quindi potrebbe entrare gas anche a colpetti, a momenti, smettere, riprendere, e qua avremo sempre il nostro gas a una pressione utilizzabile. Praticamente la pressione è dovuta al peso che mettiamo qua sopra e la superficie che ha questa campana, questo contenitore rovesciato, la superficie che presenta. Praticamente la pressione praticamente corrisponde al peso diviso la superficie. Più è grande la superficie, con lo stesso peso salirà la campana o scenderà con pressioni minori della superficie piccola rispetto a un peso costante, allora ci saranno pressioni maggiori. Quindi anche l'acqua salirà naturalmente qua dentro rispetto a dove era prima, scenderà perché la pressione la spinge anche un pochino in giù e sale su un pochino di qua, non deve traboccare. Si chiama gasometro perché oltre a fare da serbatoio del gas ermetico grazie all'acqua, fa anche da misurazione di quanto gas abbiamo prodotto o quanto ne stiamo consumando, perché conoscendo la superficie della campana, il contenitore rivoltato, sappiamo che se sale di tot, di 4 centimetri, sappiamo che tot centimetri, anzi parliamo di decimetri, se sale di ad esempio 0,3 decimetri, 3 centimetri, e sappiamo che la superficie di tot decimetri quadrati, sappiamo che il volume è dato dalla superficie per l'altezza di un cilindro e quindi sappiamo quanto gas abbiamo accumulato, e si può anche mettere un sistema di misura. E quindi abbiamo questa bellissima opzione, utilissima anche per fare misurazioni, oltre che usarlo come contenitore. Un'altra cosa è che teoricamente tutto il peso dovrebbe gravare qua e queste pareti del contenitore rivoltato, la campana, dovrebbero teoricamente pesare 0, molto sottili. Adesso noi abbiamo trovato un tubone che ci va giusto, ma è un po' pesante, ma ci accontenteremo se nel frattempo, tipo domani, non esce qualcosa di più adatto, più leggero. Ci vorrebbe un qualcosa di plastica molto sottile,
una volta addirittura facevano intelaiature rivestite di tela cerata o tela verniciata con biacca, anzi, che era una vernice a base di ossido di piombo molto resistente ed ermetica. Quindi partiamo, abbiamo questo, dovremo fare un'entrata e un'uscita, dovremo anche metterci uno scarico, quindi un rubinetto, in modo da svuotarlo se serve svuotarlo. Qua abbiamo dei passaparete da aria compressa, sono questi raccordini qua che hanno un filetto da 1/8 di gas dentro e questo filetto qua da 3/8 esterno, quindi potrebbe essere che noi saldiamo o colleghiamo comunque uno di questi tubi qua, lo inseriamo qua, facciamo un foro, lo inseriamo da dentro, esce fuori questa parte e avviteremo questo dado, metteremo della guarnizione così non esce l'acqua. E questo è il principio costruttivo del nostro apparecchio. Poi un'altra cosa è che questa campana quando sale a un certo punto può anche mettersi di traverso, specialmente se il peso è sopra. Lo fa meno se mettessimo il peso in acqua qua sotto, perché fa da zavorra come in una nave che stabilizza tutto, però chiaramente essendo in acqua ci vorrebbe, a parità di peso ci vorrebbe un peso maggiore da mettere in acqua, vabbè. Poi vediamo come risolverlo, come sistemarlo, ma noi comunque metteremo delle guide, ossia mettiamo qualcosa tipo profilati d'alluminio che possono essere avvitati qua o rivettati, 4 ad esempio, e quando viene sulla campana non può cadere fuori, non può imbarcarsi, resta guidata. Allora, io ho fatto 2 segni con il pennarello facendo questo ragionamento. Circa vado al centro della stampata di questo, che è il foro di iniezione dove è arrivata la plastica per formare questa forma, e ho fatto questa cosa. Poi è un po' corretto, ma è roba di 1 millimetro. Allora, adesso per verificare stiamo al centro dei 2 segni fatti con la riga. Qua mi fa 12,3 arrivare qua. Diametralmente opposti, andiamo a vedere cosa fa. Centro del segno col pennarello e qua 12,3. Quindi siamo così giusti diametralmente. Adesso facciamo un'altra cosa. Ora dobbiamo tirare su questi segni qua nella parete, quel pochino che serve, quindi utilizzo questo sistema. Una tavola che ha le facce parallele, ne sono sicuro, arrivo sul segno lì e segno questo. E qua l'altro, allora qua l'ho passato, perfetto, stesso lavoro qua, riporto su il segno che ho fatto qua sotto ed ecco, ora dobbiamo decidere a che altezza vanno i fori. Adesso noi abbiamo il fondo che è bombato all'interno, vedete qua è più basso, qua in mezzo è più alto, quindi per misurare quanto è alto rispetto a qua basta fare questo lavoro. Basta mettere una riga, mettere il metro nel centro, ecco, allora 363 mm circa, perché andate a misurare tra il fondo e il sotto di questa riga, che quindi avete così praticamente l'altezza tra qua e il centro, che sale un po'. Oppure si può anche misurare sempre tra il fondo e il sopra della riga, se vi è più comodi, e sottrarre la larghezza della riga. Allora, 363 mm. Quindi io farei i fori allora 363 siamo qua, però possiamo anche spostarci qua da un fianco per non asciugare la riga. Allora, se noi partiamo con un asse di qua a 363 arriviamo a toccare il centro,
ma noi abbiamo un tubo che è diametro 12, quindi la metà di 12 è 6, noi dobbiamo salire di 6, quindi 363 meno 6 fa 357. 357, 57, siamo qua. Quindi se noi mettiamo qua il nostro passaparete, avremo la certezza che l'asse del tubo ha quella giusta altezza per cui il sotto del tubo non va a sforzare sul fondo, andiamo giù dritti. Come si fa adesso a riportare questo qua? Nei nostri video facciamo vedere anche dei trucchetti, tante volte, dei trucchetti semplici ma che sono molto utili. Allora, con 2 dita si prende il pennarello, poi si appoggiano le dita sul tavolo e il retro del pennarello sul tavolo, quindi abbiamo 3 punti di appoggio. Andiamo sul segno, quindi semplicemente facciamo così, giriamo tenendo ferma la mano e qua andiamo a fare la stessa cosa. Ok, poi abbiamo le posizioni. Per sicurezza salirei ancora di 1 millimetro, ma quando faccio i segni per i punti per la foratura, giusto, mi tengo 1 millimetro di sicurezza. Perciò andiamo a prendere il nostro portamine con punta d'acciaio. Quindi facciamo un segno qua. Questo qua è un contenitore in PVC e facciamo un segno di là. Ok, un po' più alto della riga per sicurezza. A questo punto, questa qua è una punta tazza che serve per fare i buchi per questo, è della giusta misura, però iniziamo con una puntina piccola per non scappare in qua e in là e fa da guida al foro fatto con la puntina piccola. Mettiamo una velocità maggiore, puntiamo sul segno fatto con il portamine con la punta d'acciaio e 1 e 2 e adesso mettiamo su la punta tazza, abbassiamo la velocità e 1. Ora qua farcelo uscire, sono sempre antipatici. Possiamo anche usare questo, una bella punta robusta, temprata con i nostri metodi. Abbiamo già fatto un video su come fare punte da incisione e cose simili temprate col filo d'acciaio armonico. Questa è una di quelle. Altro foro. Ok, vediamo se passano i nostri raccordi. Perfetto. Allora, ho fatto questo segno che si trova a 90 gradi rispetto all'asse dei 2 buchi che ho fatto. Qua metteremo il rubinetto. Allora, come ho fatto a fare questo segno? O si usa un compasso, non abbiamo niente, abbiamo solo questa, una penna e il pennarello. Allora, buttiamola lì, diciamo, io ho detto prima. Arriviamo qua, faccio, ecco, 19, facciamo 19, ma poteva essere anche 20 oppure 18. Allora, 19 ho fatto un segnetto a 19, puntando lo spigolo sul centro del segno rosso che avevo fatto prima e tenendoci un dito che non vada oltre. Poi ho fatto lo stesso lavoro qua e ho fatto il segnetto con la penna, vedete qua, e sono, diciamo, distanti, sono andati oltre a quello che sarebbe il vero asse. Potrebbero anche essere, se scegliete un numero più basso, arrivare prima qua. Poi prendete la misura che c'è tra i 2 segni e
qua combinazione è 5 circa, e allora 2,5 fate il vostro segno e avrete diviso l'angolo con un sistema rozzissimo ma efficace. Allora, abbiamo tirato sul segno come abbiamo fatto vedere prima con questa tavola. Adesso, dato che non vogliamo che quando si appoggia il rubinetto tocchi per terra, facciamo questa cosa. Lo appoggiamo qua contro, che tiene il livello del fondo, facciamo un segno qua, ok, al centro più o meno, ci teniamo su un pochino, chi se ne frega se non si svuota tutto perché il rubinetto resta alto, perché alla fine basta quella poca acqua che resta cacciarla via così. Quindi facciamo il nostro segno un filo più alto, andiamo con la puntina. Questa volta abbiamo fatto una puntatazza da 12 il foro, prendiamo un maschio da 1/4, qua è 1/4, non usiamo manco il giramaschi perché è materiale tenero, usiamo una chiavetta e filettiamo il nostro buco che abbiamo fatto, filettiamo direttamente il PVC di questo contenitore e ci vediamo tra un attimo. Abbiamo dunque filettato il foro da 1/4, addirittura con una chiavetta, si svita a mano, vediamo se va bene. Con un po' di Teflon il nostro rubinetto è anche giusto come posizione, perfetto. Spunta un filino, ma chi se ne frega, basta darci, ah no, quasi niente, basta darci una limata. Quindi abbiamo già il nostro primo pezzo del gasometro, andremo avanti con il resto. Allora, dobbiamo mettere i supporti laterali al tubo che esce fuori, diciamo al contenitore che galleggia, perciò ho segnato questi 2 punti dove mettere le viti e riprodurremo, diciamo, incrociando a 90 gradi 4 posizioni dove mettere quei cosi lì. Quindi ho fatto dei segnetti corrispondenti a quei punti che vi ho fatto vedere sulla tavoletta, qua è dove parte, qua sono sulla riga, posso fare le 2 righe così, le righe che abbiamo fatto prima per segnare questi buchi, più una che per fare 4, allora ok, questo qua è lì, così, avanti, siamo quasi ragazzi, tra poco abbiamo finito questa fase molto impegnativa, ok, molto impegnativa, ancora uno, e così ci siamo. E adesso dobbiamo fare l'incrocio alle altezze di questi segni. Perciò cosa facciamo? Vediamo un attimo, invece che tenerlo con la mano, stavolta abbiamo messo questa bella liscia. Vediamo un po' se questo va bene. Ok, qua siamo sul segno. 1, 2, 3 e 4. Ora dobbiamo fare questi qua alti, corrispondenti a questo punto qua. Come facciamo? Bisogna trovare uno spessore così alto? No, usiamo questo coso qua bellissimo, comodissimo, che si alza girando una manopola e arriviamo a quell'altezza. All'altezza che con il pennarello stia sulla riga quella. Ok. Quindi facciamo 1, anzi giro così li vedete, questo l'ho fatto. Ok, abbiamo tutti i punti e adesso cosa facciamo? Come abbiamo fatto prima per questi, facciamo i puntini, facciamo i buchi e per le vitine in questo caso piccoli buchi. Ci vediamo tra un poco. Allora, adesso abbiamo fatto questi fori qua per delle vitine, queste le ho messe qua perché così non le perdo. Adesso dobbiamo fare gli stessi fori con lo stesso interasse su questi pezzi qua che abbiamo tagliato, sono delle U di alluminio da 12 di altezza, e
Dunque, magari a molti di voi non interessa il gasometro, ma se seguono il video succede una cosa, che il giorno che devono tracciare qualcosa di strano, tipo un cilindro, hanno imparato magari un metodo veloce per farlo. E adesso vi faccio vedere un altro metodo per tracciare questi. Però, ecco sì, ok. Allora, qua ho fatto l'interasse e facciamo una bella sporcata di pennarello qua, poi facciamo una sporcata di pennarello qua, che sia bella uniforme, non ci siano buchi, e così senza andare a senza andare a incidere il metallo e tutto, facciamo questa cosa. Allora il primo qua in fondo viene giù di 20 mm dove deve finire le cose. Con questo attrezzo qua, non so se l'avete già visto, facciamo tutte le righe a questa misura. Poi l'interasse qua è 150 tra i fori più quei 20 mm, li facciamo quindi 20 più 150, 170. Ripartiamo qua come riferimento sempre allo stesso punto. Qua l'ho fatti un po' troppo in giù, questo no. E facciamo i segni qua. Poi, considerando che questi sono 12 mm per 12, quindi facciamo questa cosa. Lì è venuto bene? No, però al centro ci arriva. Aspettate un secondo, scusatemi. Ok. Facciamo la metà, cioè 12 mm, facciamo 6 mm. E adesso facciamo sto lavoro qua, 6. Sì. Per sicurezza si potrebbe anche dare di là, ma vediamo che coincide con, ho fatto la misura esatta con questo, quindi basta da una sola parte. Adesso faremo i fori per le viti park autofilettanti qua. Serve. Adesso, perché non sfugga l'acqua e goccioli pian piano fuori, facciamo questo lavoro qua. Questo non è Teflon, è un nastrino per guarniture in poliamide resistentissimo, praticissimo, che funziona benissimo. Lo diamo intorno alla vite e lo facciamo comprimere contro la superficie del cilindro, superficie esterna, quando avvitiamo. No, mi è scappato un pochino, ma ecco. Ok, vediamo un po' come funziona sta cosa. Adesso sta penetrando l'alluminio nel profilato. Ho fatto chiaramente il foro più piccolo nel profilato. Ed ecco, questo si può, anche questo che avanza si può tagliare tranquillamente. Questo qua, ricordatevi una cosa, non bruciate mai il Teflon. Questa è poliamide, non fa bene, fa un odore particolare, ma il Teflon, se lo bruciate, che è una cosa bella bruciarlo anche con la fiamma ossidrica, bruciarlo fuori quando si fanno le giunte, dovete farlo, se lo volete fare sotto vento, perché sviluppa acido, semplicemente acido fluoridrico, che corrode addirittura il vetro, è tremendo per le vie respiratorie. Ok, qua siamo a posto, andiamo avanti. Allora, adesso abbiamo sistemato le guide, è un po' lasco ma funziona, poi troveremo un tubo più adatto, avete visto quello grigio che era lì. Adesso però finiamo questo, perciò mettiamo i tubi di rame. Questo qua è un po' un affare che ho buttato 2 quote lì per farlo, abbiamo poi visti 15x15, ma sono 12x12, va bene lo stesso. Ok. Allora, pensavo se fare questa cupoletta qua, che è laboriosa, e tenere i tubi vicini, ma se arriva un gas sporco si rifila sull'uscita, quasi tenerli più distanti e non fare questa cupoletta, si lasciano i tubi a filo dell'acqua, poco sotto l'acqua e fine. Quindi proviamo un po' con la piega tubi a dare una piega al tubo.
di rame da 12 mm. Dobbiamo fare 2 pieghe a 90 gradi. Ci siamo quasi. Prendiamo una squadra che non trovo perché era rimasta da qualche parte. Ho trovato la squadra, ma siamo andati un po' oltre, ma è facilissimo rimediare perché basta tirare un po' così. Ecco, anzi qua mi si è storto, va bene. Allora, vediamo un attimo una cosa. Noi poi dobbiamo saldarci questo niclo qua per poterlo avvitare in questi. Quindi facciamo un attimo una misura, quanto c'è qua, e semmai dobbiamo tagliare un pezzo di tubo. Anzi, io direi una cosa, tagliamo il massimo possibile, che così restano belli distanti. Allora io taglierei a 70, poi dobbiamo vedere l'altezza del tubo. Ecco, prima di tagliare questo facciamo l'altra misura che abbiamo visto che è ideale, un 315 dal fondo del tubo. Ok, quindi possiamo tagliarlo, poi questo lo tagliamo dopo, tagliamo già questo e pieghiamo l'altra parte che vedrete, anzi taglierò questo e quello e poi con il tagliatubi piccolino, poi ce ne sono di quelli ancora più piccoli, di tagliatubi tipo questo. Ok, tagliamo anche qua dove ho fatto 70, così abbiamo i nostri tubi che escono dall'acqua belli distanti. Così il gas sporco invade l'ambiente e prima di rientrare nell'altro tubo fa un po' di strada. Ecco, abbiamo preparato i tubi. Adesso andremo a avvitarci circa, perché non è filettato ma è abbastanza stretto da reggere, cioè andremo a avvitarci questi nipli qua. Gli diamo un po' di pasta salda, flussante, per brasatura a stagno. Questi sono di ottone nichelato, si saldano benissimo, si sbrasano benissimo a stagno. Ok. Nella bava riescono a, questa qua è 12 un po' stretta, ma riescono a tenere, quindi li avvitiamo finché possiamo, direi così, non di più, anzi un po' di più, facciamo così che questa è un po' più comoda. Ok, uno, aiuto, ecco, ok, anche lui, e adesso li brasiamo con questo stagno per quello senza piombo, che è veramente utile per le saldature meccaniche, più che per quelle elettroniche, per fare questi lavori qua, perché è più duro dello stagno piombo, quello classico. Aspettiamo che raggiunga la temperatura giusta, bisogna scaldare il rame, che è quello che è lungo, porta via calore, è quello più difficoltoso. Ecco. Vediamo sotto, ha fatto tutto il giro bene, questo c'è, andiamo su questo. Scaldiamo il rame sempre più che il raccordino è niente confronto, ecco, ha fatto il giro anche lui, quindi a questo punto li lasciamo raffreddare. La comodità di questo filo
e questa, che si fanno un po' di spire ravvicinate, ha una corposità corposa, che quindi qua c'è anche il suo attrezzo per tagliare. Ok, e a questo punto si va ad avvitare qua. Quindi chiavetta questa qua, poi questa, anzi aspettate un attimo che sono molto più comodo a fare così, visto che ce l'ho vicino alla morsa. Se fossi in un altro posto distante dalla morsa, ma visto che è qua, facciamo in un attimo sto lavoro. Ok, uno e poi facciamo l'altro. Ecco, ora invece qua viene bene questo normale nastro di Teflon, dobbiamo infagottarlo di Teflon in modo che l'acqua non esca dalla parte filettata lì dove viene schiacciato questo. Allora, praticamente una tenuta dove qua va a piantarsi, il Teflon si schiaccia sul filetto, quindi va fino in fondo, e poi si ammucchia qua contro questa battuta e fa tenuta. Ne mettiamo uno e vi faccio vedere. Ecco, è spuntato un po' il Teflon, metterei una bella rondella e poi il suo dado. Vediamo un attimo se è rimasto verticale, lo tenevo un po', non troppo, così. Finisco di stringere, poi mettiamo l'altro, poi vi facciamo vedere un po', vediamo un po' come funziona. Ecco, abbiamo fissato i nostri tubi, dobbiamo ancora mettere il rubinetto di scarico qua e due rubinettini, uno di ingresso e uno di uscita, e poi lo proviamo, lo riempiamo d'acqua e facciamo una prova preliminare. Allora, facciamoci aiuto, ecco, il suo segno, un po' difficile da girare perché è grosso, più grosso della mia mano, ci vorrebbe una mano gigantesca per fare questo lavoro, devo riprendermi, poi semmai dove è interrotto lo ritocchiamo, da qua siamo quasi arrivati a fare il giro, no, non ci siamo ancora, ci vuole un bel... Ah sì, lo vedo, stiamo arrivando. Ok, direi che ci siamo. E ora dobbiamo tagliarlo. Poi dovremo tagliare un disco di materiale plastico, PVC o plexiglass, adesso vediamo cosa troviamo, incollarcelo, metterci poi un peso sopra e ho un peso sotto qua che tira in giù dal basso, che fa tipo zavorra della nave, più stabile, e buon. Ecco, sto mettendo delle guide di legno in questi profilati d'alluminio che avevamo messo. Ci stanno incastrate senza doverle bloccare. E questi qua sono degli imbocchi per facilitare quando viene su, che non si impunti in questi. Dato che sono un po' a contatto con l'acqua, marciranno ma sono sostituibili. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato il tubo. Col segnetto alternativo basta fare un buco e poi andare, dopo aver fatto il segno chiaramente nel tubo, poi ci si va dietro e qua abbiamo il nostro tubo, la campana del gas. Poi abbiamo tagliato un disco di qua, di PVC spesso, e l'abbiamo messo sul tornio e adesso lo ritocchiamo al tornio. Ok, controlliamo se il diametro è giusto, dovremmo esserci. Sta su da solo, bello preciso. Ora diamo una carteggiatina, ecco, ai bordi.
Questa qua era una lima, gli ho fatto un dente per fare giusto queste finiture qua. Adesso è pronto per essere incollato nel tubo. Se avete già visto dei video di lavorazioni al tornio di Caos, avete già visto che noi usiamo delle spine, a volte fatte ad hoc, a volte un po' generiche come questa, che vengono bene per più lavorazioni, che servono per mettere su giusto roba del genere sul tornio e lavorarla. Lo incolleremo con un'apposita colla da PVC. È gelatinosa, perché è un po' vecchia, ci ho dovuto aggiungere del solvente per vernicella nitro, ma avevo provato, funziona. Perciò usiamo le dita, naturalmente. Per spantegarla bene. E quando è spantegata poi la diamo anche sul coperchio e così facciamo l'incollaggio. Ci vediamo tra poco. Questa colla funziona in un modo: oltre ad essere una sostanza sciolta in solvente, che quindi poi asciugando il solvente la colla secca, ha anche un eccesso di solvente, da nuova, e poi anche adesso che l'ho ritrattata, che scioglie in parte il PVC. Infatti qua si attacca di brutto proprio. Si attacca fortemente, scioglie il PVC e quindi l'incollaggio è veramente efficace, perché è come una saldatura. Ora ne metto un po' nell'angolo là dentro e con un dito la spalmo in rotondo nell'angolino, così siamo sicuri che fa tenuta, perché qua dentro è meglio che ci sia una buona tenuta, perché ci staranno dei gas a volte veramente brutti, cattivi, quindi è meglio essere sicuri che non si stacchi o che non perda questa cosa qua. Negli scarti delle plastiche ho trovato questo dischetto di PVC un po' tutto mal tagliato, ci ho dato una carteggiata, arrotondato, ci ho fatto un segno al centro circa. Con questo tapperemo il buco che abbiamo fatto per il tornio del pezzo dall'interno. Quindi andiamo di colla PVC. Ecco che si sta aprendo. La diamo là in fondo. Che colla antipatica. Ho rabbia. Ce la do con le dita, è l'unica. Diamocene, così siamo sicuri che fa presa, fa tenuta, tiene, fa tutto quello che deve fare. Ok, ne diamo qua sul tappo, sempre con le dita, facciamo prima, è meglio. Sembra una gelatina di pollo. Guardate che roba. Adesso ce la schiacciamo laggiù. E controlliamo però da sopra che il centro sia al centro. Perciò facciamo così. Voi che guardate, sono al centro, che io non ci vedo bene di qua. Vediamo. Direi di sì, più che bene. Schiaccio. Ok. Sapete che già tiene già. Adesso abbiamo preparato il nostro affare. A questo punto lo proviamo chiaramente. Lo proveremo con la cosa più comoda che abbiamo a disposizione, il gas metano. L'abbiamo riempito un po' d'acqua. Adesso proviamo a mettere questo. Poi in seguito magari ci metto un occhiello, un gancio qua sopra. Sentite, psst, sta uscendo l'aria. Apriamo anche questo. Eccolo lì. L'ho un po' stolto, ma chi se ne frega. Poi tanto dovremo mettere un peso sulla parte bassa per tenerlo più compresso, per avere una pressione poi maggiore di gas. Adesso è piccolissima la pressione di gas. Facciamo una cosa. Tanto attacchiamo già il gas qua. Ora chiudo il rubinetto e apro l'altro rubinetto.
Ok, questo lo apro già, anzi facciamo circolare un po' di gas, guardate che vuol già salire, basta una pressione minima. Qua ci mettiamo questo con un tubettino di ottone e uno stuzzicadenti come tappo. Ok, qua siamo pronti, direi più o meno siamo pronti. Ci mettiamo per ora un peso, ma dobbiamo anche riempire d'acqua la cosa. Prima riempiamo d'acqua fino al giusto livello che non sappiamo, poi ci faremo un segno quando l'abbiamo collaudato bene. L'importante è adesso vedere se ci sono perdite dal coperchio della campana. Questo galleggerà già, galleggia già di suo. Allora, questo adesso in fondo ci vuole un bel peso, quindi cerco un peso. Ho messo dei dischi di inox sopra, vediamo se sale ancora. Vorrebbe salire ancora, perché la plastica galleggia. Allora, facciamo una cosa. Galleggia, ma un attimo, sarà anche che c'è un po' di... Eccoli. Adesso aggiungiamo altra acqua. Facciamo uscire altra aria che c'era qua dentro. Anzi, facciamo una cosa, adesso lo riempiamo lasciando aperto lì, perché l'acqua sale dentro la campana e quindi vuole uscire, poveretta. Ce ne vuole ancora una goccina. Direi basta così, se no poi va giù dai tubi e esce di lì l'acqua. E adesso innestiamo questo, proviamo a caricare. Guardate, sale l'acqua, arriva fin quasi in cima, ma poi sale lui. Troppo peso. Troppo peso, vediamo un attimo così. Ah no, si era impuntato lì, fa un po' di scalino. Tutto lì, il problema era quello. Vediamo un po' così, sì. Ecco. Guardate come si riempie veloce. Il volume che può contenere, ho calcolato, è circa 7 litri. 7 litri di gas. Arriviamo fino lì in cima e ci fermiamo lì. Ok, qua abbiamo chiuso, qua possiamo disconnettere il gas, prima chiudiamo naturalmente l'arrivo del gas. Ok, qua bisogna asciugare un po' bene perché poi mi dà nei cassetti l'acqua. E adesso facciamo una cosa. Ecco lì. Vedete che sta scendendo molto lentamente? Abbiamo il nostro gasometro, è un po' da perfezionare, gli faremo qualche altro lavoretto di perfezionamento, ma adesso vedete che abbiamo questo bel gasometro. Vediamo un attimo, sono le 21:27, vediamo quanto ci mette a estinguersi. Sono passati 2 minuti, ancora abbastanza pieno. Notate una cosa, se io spingo la fiamma aumenta, se invece io tiro su la fiamma diminuisce, sottraggo peso. Ecco qua il gasometro e lo vedrete poi in futuri video dove faremo tante cose. Come avete visto, quella caldaia che abbiamo fatto, ci abbiamo già fatto delle cose, ci faremo altri video. Questo sarà utile per quella caldaia, utile per i video dove c'è quella caldaia, faremo vari tipi di gas da varie cose interessanti. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!